Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi volevo fare un discorso diverso, volevo fare due chiacchiere per quanto riguarda il sim racing hardware in riferimento alle prestazioni. Non ho mai approfondito l'argomento all'interno delle recensioni e vi ho parlato principalmente di feedback, di qualità dei materiali, di qualità nella resa dei filtri e degli effetti, ma non ho mai approfondito il discorso per quanto riguarda invece le prestazioni in pista. Se siamo sui simulatori e a maggior ragione su iRacing, che ci offre un sistema di matchmaking in grado di confrontarci con tutti i piloti a livello mondiale, è normale che uno dei nostri obiettivi principali è quello di competere per cercare di rendere al meglio e, perché no, magari vincere anche qualche gara. Volevo quindi prendere a riferimento il video introduttivo, in quanto è passato circa un anno dal primo campionato ACI F3 al quale ho partecipato, campionato che porterò sempre nel cuore perché mi ha regalato veramente un divertimento e delle emozioni molto forti, nonostante tutto poi effettivamente il risultato finale non sia stato per me premiante. Sfruttando proprio il ricordo del campionato ACI dello scorso anno, ho deciso di approntare questo video sulla relazione tra prestazioni in pista e hardware per il sim racing. Molto spesso viene sopravvalutata la componente hardware e meno la componente umana, quando invece è solamente il pilota che a mio avviso fa la differenza a prescindere dall'hardware. Conosco sim racer super veloci con un modesto G27 sia per volante che pedaliera che competono ad altissimi livelli, ma conosco anche sim racer che nonostante le loro postazioni dinamiche, volanti direct drive di altissima fascia e pedaliere idrauliche, sono dal punto di vista competitivo un po' indietro e alcuni di loro sono più fermi della Ferrari di Leclerc con il semiasse sinistro rotto. Nel corso del campionato dello scorso anno la mia dotazione hardware era diversa da quella posseduta ad oggi. Ho corso infatti con un Valve Index con la pedaliera che è sempre rimasta la stessa, è una pedaliera homemade costruita da me e da due cari amici, che probabilmente è la mia pedaliera definitiva e anche dal punto di vista affettivo non credo di potermene e volermene separare a breve. Mentre per quanto riguarda la base volante non avevo un Simulcube 2 Pro, ma avevo ancora una vecchia CSV 2.5 ed è da questa base che volevo partire con il mio discorso. La CSV 2.5, soprattutto nella sua seconda metà di vita, quindi da quando il prezzo è sceso intorno ai 549 euro, reputo questa base una delle migliori basi volante qualità-prezzo sul mercato mai prodotte. Questo perché era una base che aveva risolto i problemi di gioventù della versione V2, problemi soprattutto di natura elettronica, ed è diventata praticamente una base super affidabile e secondo me con un feedback molto buono. Per quanto riguarda i volanti, sicuramente i direct drive dal punto di vista della tecnologia la fanno da padrona, soprattutto con il lancio, la presentazione del nuovo Fanatec CSL DD che farà il suo debutto presto sul mercato mondiale e che si prepara a stravolgere un pochino gli equilibri. Questa secondo me rappresenta più che altro una mossa commerciale, perché il direct drive, sì, ne ho parlato all'interno delle recensioni, offre un tipo di tecnologia sicuramente più avanti rispetto ai classici ingranaggi che ormai sono superati da tanti anni, nonostante Logitech continui a produrre volanti con questo tipo di tecnologia, e superano anche i volanti a cinghia come i CSL o i CSV della Fanatec o tutta la gamma dei volanti serie T della Trustmaster. Non per questo però i volanti a cinghia sono ormai superati dal punto di vista delle prestazioni. Come detto, all'interno del campionato ACI F3 ho corso con una CSV 2.5 che a distanza di un anno sembra ormai essere definita da molti come un volante non all'altezza, un reperto archeologico o qualcosa che debba per forza essere cambiato con un direct drive. Io non sono assolutamente di questo avviso e nella mia esperienza non ho assolutamente risentito della differenza di prestazione intesa come giro secco, come velocità pura, passando da un G27 a una CSV e dalla CSV al Podium e poi al Simulcube 2 Pro. Le mie prestazioni sono rimaste sempre identiche, anzi probabilmente sono diventato più lento perché non più giovanissimo come quando ho iniziato e che comunque
come per tutti gli altri sport, quando si diventa un pochino più anziani e ci si avvicina ai 40 anni come me, si perde probabilmente un pochino di smalto. Secondo me quindi le basi volante a cinghia come la CSV vi garantiscono ancora ad oggi il massimo delle prestazioni in pista. Io, come detto, all'interno del campionato ACI ho sempre avuto l'opportunità di battagliare per il podio nelle gare, e quindi per forza di cose la CSV non deve essere proprio una brutta base volante. Avevo tutte le informazioni necessarie sia per essere veloce sul giro singolo, ma anche per condurre una gara con un passo costante e priva di errori. Vi lascio ad un giro veloce eseguito a Suzuka con F3 nel corso delle prequalifiche dello scorso campionato ACI. Ricordo che il giro è stato eseguito con una semplice CSV 2.5, un volante Formula Black sempre della Fanatec, la mia pedaliera personalizzata e un valve index. Ci vediamo dopo l'hot lap per le conclusioni e le considerazioni finali. Siamo arrivati al termine di questo video, che è stato diverso sicuramente rispetto agli altri video. Non è stata una recensione, non è stato un unboxing, ma è stata una chiacchierata con voi per farvi capire meglio com'è il mio punto di vista in relazione alle prestazioni e all'hardware per sim racing. Come avete capito, il mio pensiero è che l'hardware conta fino ad un certo punto, è più importante la commistione, il rapporto stretto che si riesce a creare tra il sim driver e le sue periferiche a fare la differenza, nonché il talento e la dedizione, che sono le cose fondamentali per essere competitivi. Quello che posso dire a tutti i possessori di volanti a cinghia che si sentono un pochino inferiori rispetto magari ai possessori di volanti direct drive è di non farvi particolari problemi, perché se riuscite ad ottenere la giusta confidenza con il vostro volante a cinghia, avete un approccio all'allenamento di tipo razionale ed affrontate le corse nel modo giusto, sicuramente riuscirete a competere a buoni livelli anche con il vostro volante a cinghia, senza per forza dovervi svenare nell'acquisto di un direct drive. Fermo restando che i volanti direct drive sono il futuro e danno dal punto di vista delle sensazioni dei valori aggiunti e qualcosa in più rispetto ai volanti a cinghia, ma dal punto di vista delle prestazioni, almeno per come la vedo io, non c'è assolutamente nessun tipo di differenza. Ci vediamo in un prossimo video, spero che abbiate trovato qualche spunto per riflettere sulle vostre prestazioni in riferimento al vostro hardware, e il mio consiglio è sempre quello di sfruttare al massimo quello che avete, massimizzando il divertimento. Per oggi è tutto, ci vediamo in un prossimo video, vi auguro buona giornata.